Amici, oggi prepariamo lo spumone al caffè, una ricetta facilissima e freschissima. Prepariamolo insieme. Allora, il procedimento è semplicissimo. Intanto ho preparato un tegamino. Accendiamo, mettiamo fuoco medio, dobbiamo andare a fare una crema leggera al caffè. Cosa utilizziamo? Ho preparato 200 ml di caffè non solubile, la moka. Quindi andiamo a versare 200 ml di caffè. Questo lo sai che è il mio dessert preferito. È vero perché so che il caffè è il tuo gusto preferito. Allora, abbiamo messo 200 ml di caffè. Andiamo ad aggiungere 80 grammi di zucchero. Ok, quindi abbiamo acceso il fuoco, caffè e zucchero. Fuoco basso, caffè e zucchero. Allora, lo zucchero, se volete, se gradite, ne potete anche mettere 100 grammi. Noi lo gradiamo meno dolce. Quindi iniziamo a girare. Quindi facciamo scaldare un po' il caffè e a questo punto andiamo ad aggiungere 20 grammi di amido di mais. E lo mettiamo tutto dentro e lo facciamo sciogliere. Cosa dobbiamo ottenere? Allora, adesso noi formeremo una crema al caffè perché poi vi farò vedere appunto come formeremo questo spumone che è buonissimo, la sera lo possiamo gustare, insomma. Tra l'altro di estate questa è una meraviglia. È molto buono. Adesso dobbiamo girare affinché non addensi. Se lo gradite più dolce, io ve lo ripeto, aggiungete 20 grammi di zucchero. Diciamo che lo spumone di Betty e Marco è preparato in maniera diversa da tanti altri perché noi non amiamo utilizzare il caffè solubile perché ha un retrogusto amaro. Per questo io preferisco utilizzare il caffè della caffettiera, della macchinetta, insomma quello che avete. E vi assicuro che è un dolce che viene favoloso. Quindi deve addensare? Deve addensare, sì. La nostra crema si sta formando. Sta Guardate. addensando. Sì. Bellissimo. Ok, sì, è l'amido che la fa addensare. A questo punto, una volta addensata, spegniamo, la prendiamo e la andiamo a versare in una ciotola. Cioè, praticamente in 5 minuti addensa. Guardate che meraviglia. E che buon profumo di caffè. È bello scuro, sembra petrolio, amore. È vero. Ok, prendiamolo e lo versiamo tutto in una ciotola. Ok. A questo punto ci dobbiamo un attimo fermare e lasciarla raffreddare a temperatura ambiente. Deve essere completamente fredda. Noi intanto andiamo a preparare la base del nostro spumone al caffè. La nostra crema si è completamente raffreddata. Ok. A questo punto cosa ho preparato? Ho preparato 400 ml di panna. Allora, quale panna sto usando? Non sto usando la panna che si trova al bancone frigo, quindi la panna che trovate in tutti i supermercati, panna da montare, quindi quella già zuccherata. Sì, per dolci, diciamo. Per dolce, esatto. Questa non va tenuta in frigorifero, quindi l'ho aperta e l'ho versata nella ciotola, 400 ml. Cosa vado a fare? La vado a mettere in una ciotola più grande e la andiamo a montare. Qua ovviamente usiamo le fruste elettriche. Cominciamo a montare la nostra panna. Allora, la nostra panna sta montando, guardate. Che meraviglia! Adesso io sono golosissima, Il nostro spumone al caffè è pronto. Adesso cosa faremo? Cioè, io ho pronto? preparato, mamma che bontà ragazzi. Mamma mia, Questo lo che mantenete in frigorifero e viene una meraviglia. Che delizia. Buono, buono. Allora, prendiamo Questo un si può cucchiaio. mettere quindi in frigo? Assolutamente sì. Ok. Allora, lo versiamo, guardate. Lo facciamo piano piano, Li riempiamo tutte e 4. Io ho preparato 4, ma ne vengono tantissimi, Sì, ok, vabbè, questi Questo qua. lo mantenete in frigo e poi la sera lo offrite, insomma, è Uno una è tuo meraviglia. e 3 sono miei. Ok, li riempiamo tutte e 4. Mamma che meraviglia. Cavi più pieni, amore. Non ti preoccupare, ma qua ne vengono abbondanti.
Allora, abbiamo riempito i 4 bicchieri. Qua possiamo sbizzarrirci, ovviamente. Io cosa ho scelto? Ho scelto dei chicchi di caffè. Buoni. Quindi li prendo e li metto sopra. In alternativa cosa si può mettere? Ma cacao amaro, potete mettere quello che volete, cioccolatini. Anche il cacao amaro non ci sta male, secondo me. Ma anche niente, già solo Anche così niente. è meraviglioso. Ok. Da me abbonda con i chicchi di caffè perché io Lo li so adoro. che ti piacciono. Una cosa che vi volevo dire, la panna che ho preso, non l'ho presa al bancone frigo, però prima di montarla tenetela mezz'ora in frigorifero, anche chiusa, così monta prima. Avete visto la consistenza, è meravigliosa. Allora, adesso non resta che assaggiare questo spumone meraviglioso. Vediamo com'è venuto. Vado io, Uno il tuo, scegli qual è il tuo, perché questi 3 sono i miei. Ma la smetti? Vai, vediamo la cremosità. Com'è? Buonissimo. Non c'è quello retrogusto amaro del caffè solubile che io detesto. Buono, vero? Questa per l'estate fate una bella figura. Guardate com'è venuto denso. Denso denso. Il segreto è la panna, mettetela mezz'ora in frigo, Quindi questo è il segreto, panna in frigo. Panna in frigo, montate e fate la cremina, fatela raffreddare bene la crema, altrimenti la panna non monterà, se è fredda. Poi si può pure rompere alla fine. Che dire, spero che vi sia piaciuta questa versione di spumone al caffè di Betty e Marco. Scrivetemi nei commenti se lo fate e come lo fate. E che dirvi, siete meravigliosi, noi ci vediamo alla prossima ricetta. Un abbraccio da Betty. E Marco. Ciao amici. Ciao amici.